Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progetto che avete visto in anteprima, oggi ho scelto il Bravissimo 50 della Tessiland nei colori bianco, avio, carta da zucchero e turchese. Sono gomitoli da 50 grammi per 150 metri, 100% top acrilico. Lavorerò a filo doppio, quindi ogni incolore ci serviranno 2 gomitoli. L'uncinetto di lavorazione è il 6,5, detto questo vi lascio il tutorial. Io già ho lavorato una striscia di ventaglietti, quindi andremo a fare dei ventaglietti, quindi andremo a fare delle catenelle qui che ci serviranno, appunto queste catenelle ci serviranno per legare le fasce, e poi andremo a fare 4 maglie alte, 2 catenelle e infine una maglia alta. Ci alzeremo con delle catenelle e quando voltiamo il lavoro, quindi queste catenelle che noi andiamo a fare ci serviranno per legare le fasce. Prendo il filo, io sto lavorando a filo doppio, ogni colore ho usato filo doppio, quindi faccio 4 catenelle, quindi il primo vale come nodino e poi andiamo a fare 1 2 3 4 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella e vado a fare maglia alta, filo sull'uncinetto, entro di nuovo, vado ad entrare per 4 volte, quindi 2 3 e 4. Quindi ho fatto 3 catenelle e 4 maglie alte. Faccio 2 catenelle, 1 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta. Quindi vedete, si è formato questo ventaglietto. Andiamo a fare il secondo giro. Mi alzo sempre con 3 catenelle, quindi 1 2 e 3 catenelle, volto il mio lavoro, vado ad entrare nello spazietto che si è formato, vedete, delle 2 catenelle, e vado a fare 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, quindi 4 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso spazietto e vado a fare maglia alta. Ecco qua, quindi ho fatto un altro ventaglietto, vedete, un ventaglietto, 2 ventaglietti. Continuiamo, quindi 3 catenelle, volto il mio lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto delle 2 catenelle e vado a fare 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, quindi 4 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello spazietto e vado a fare maglia alta. Ecco qua, e abbiamo 3 ventaglietti, quindi 1 2 3. Continuiamo, quindi 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, volto il mio lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto e vado a fare 1 2 3 4 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo e vado a fare maglia alta. Ecco qua, e abbiamo già 4 ventaglietti, quindi un ventaglietto, 2 ventaglietti, 3 ventaglietti, 4 ventaglietti. Allora, tutto questo è il lavoro, quindi andare a fare ventaglietti d'andata e ritorno, e quindi si forma, vedete, questo zig zag. Andiamo avanti, finiamo la prima striscia, va lavorata tutta, quindi stabiliamo
quanto la vogliamo lunga la nostra sciarpa, perché in base a quanti ventaglietti andiamo a fare stabiliamo quanto vogliamo lunga la nostra sciarpa. Quindi in lunghezza andiamo a fare più ventaglietti, in larghezza andiamo a fare più strisce, ok? Quindi continuiamo, finiamo la prima striscia e poi ci vediamo qui per continuare. Allora io ho fatto 4 strisce, già io ho legato 4 strisce, adesso andremo a fare la quinta striscia con il quarto colore. Quindi in larghezza andiamo a fare più strisce, in lunghezza andiamo a fare più ventaglietti, quindi partiamo con il quarto colore. Andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima e vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta. Ok, abbiamo fatto, vedete, il primo ventaglietto. Andiamo a fare 3 catenelle. Allora, entro nella catenella, vedete qui c'è la catenella iniziale, quindi entro nella catenella e vado a fare una maglia bassa, così, ok? Giro il mio lavoro, vado a girare il lavoro così. Quindi giro il lavoro e vado a lavorare dentro lo spazietto, filo sull'uncinetto, vado a fare dentro lo spazietto della catenella, delle 2 catenelle, vado a fare 4 maglie alte, 2, 3 e 4 maglie alte, ok. Quindi io vi ricordo che sto lavorando a filo doppio. Allora, fatte le 4 maglie alte, andiamo a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta. Quindi abbiamo fatto, vedete, il secondo ventaglietto, quindi il primo ventaglietto, il secondo ventaglietto. Andiamo a fare il terzo ventaglietto. Mi alzo con 3 catenelle, volto il mio lavoro, quindi prendo il lavoro così e lo vado a mettere così, vedete? Adesso io sono da questa parte, quindi vado a lavorare nello spazietto, vado a lavorare le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia alta. Ok, adesso siamo, vedete, siamo da questa parte, quindi dobbiamo legare questo ventaglietto, lo dobbiamo legare a questo ventaglietto, quindi andiamo a fare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle e mi vado a legare in questo punto, vedete, nelle 3 catenelle qui entro l'uncinetto e vado a fare maglia bassa. Ok, abbiamo legato, vedete, abbiamo legato anche su questo ventaglietto. Giriamo il lavoro, quindi volto il mio lavoro così, quindi le 3 catenelle già ci sono e vado a fare le 4 maglie dentro lo spazietto delle 2 catenelle, vado a fare le 4 maglie alte, quindi entro e vado a fare 1, 2, 3, 4 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta,
abbiamo fatto il quarto, vedete il quarto ventaglietto, quindi 1 2 3 4 ventaglietti. Andiamo a fare il quinto, quindi ci alziamo con 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro, quindi vedete come sono. Quindi adesso vado a lavorare le 4 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta, le 3 catenelle mi vado a legare nel ventaglietto bianco. Quindi andiamo a fare le 4 maglie alte, quindi 1 2 3 4 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta, e abbiamo fatto il ventaglietto. Andiamo a fare 3 catenelle, ci andiamo a legare qui nel ventaglietto bianco, quindi in questo ventaglietto, nelle 3 catenelle, quindi 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, e mi vado a legare nel ventaglietto, quindi entro nel ventaglietto con una maglia bassa, volto il mio lavoro, quindi prendo il lavoro, lo volto così, vedete, quindi prendo il filo e lavoro questo spazietto, quindi 4 maglie alte, 1 2 3 4 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 catenelle e una maglia alta, ci alziamo con 3 catenelle, 2 e 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare sempre nello spazietto, quindi questo è lo spazietto, andiamo a lavorare le 4 maglie alte. Quindi 3, 1 4, 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia alta, 3 catenelle e mi vado a legare, vedete, nel ventaglietto bianco con una maglia bassa, quindi vedete che sono da questa parte, quindi mi vado a legare in questo ventaglietto, quindi entro con una maglia bassa, ecco qua, volto il mio lavoro e ricomincio di nuovo a fare un ventaglietto, quindi andiamo a fare il ventaglietto nello spazietto, quindi andiamo a fare 4 maglie alte, due catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, giro il mio lavoro e vado a lavorare il prossimo ventaglietto, 1 2 3 4 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 catenelle, prendo il filo, rientro, maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle e mi vado a legare nel ventaglietto bianco, quindi entro nelle 3 catenelle del ventaglietto bianco e vado a fare una maglia bassa, quindi volto il mio lavoro e ricomincio con un nuovo ventaglietto, quindi andiamo avanti a completare tutti i nostri ventaglietti, quindi il lavoro è tutto uguale, quindi dobbiamo andare avanti in lunghezza, quindi per quanto la vogliamo lunga noi andiamo a fare i ventaglietti, in larghezza andiamo a fare più strisce, ok? Quindi continuiamo fino alla fine, ci vediamo qui per continuare.
Allora, sono arrivata alla fine, mi mancano due ventaglietti per chiudere. Allora, ho fatto le 3 catenelle, mi vado a chiudere nel ventaglietto, quindi siamo all'ultimo giro con una maglia bassa, volto il mio lavoro e vado a lavorare il ventaglietto dentro lo spazietto delle 2 catenelle, quindi 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, rientro di nuovo e vado a fare maglia alta, le 3 catenelle e volto il mio lavoro. Quindi siamo qui all'ultimo maglia che dobbiamo chiudere. Allora entro nello spazietto della catenella e vado a fare le 4 maglie alte, quindi 3 e 1 4, le 2 catenelle, rientro nello stesso spazio, faccio la maglia alta, le 3 catenelle, 1 2 3 catenelle e mi vado a chiudere, vedete, nello spazietto qui, nello spazietto delle 2 catenelle. Ok, quindi entro nello spazietto, vado a fare maglia bassa, volto il mio lavoro così e vado a finire con il ventaglietto. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto e vado a fare le 4 maglie alte, 2 3 e 4 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta e quindi abbiamo finito il nostro giro. Quindi tagliamo il filo, vado a fare un nodino e quindi la nostra striscia è tutta legata. A questo punto andiamo a fare le frange. Per quanto riguarda le frange, io ho fatto, vedete, sempre a doppio filo, vado a fare delle strisce di lana, vedete, così. Quindi vado a tagliare, quindi dove ci sono, vedete, la catenella di inizio del nostro lavoro, vedete qui, quindi entriamo qui sempre con l'uncinetto, lo tiro con l'uncinetto, ecco qui, lo vado ad allargare con le mani, vedete. Basta tirarlo fuori e tiriamo piano piano ok. Poi prendiamo una già frangia tagliata, la mettiamo così e vado a prendere la misura e vado a tagliare. Adesso mettiamo la frangia anche qui, vedete, qui c'è la catenella di inizio, vedete qui dove c'è la catenella di inizio andiamo a mettere le frange. Quindi prendiamo il colore sempre a doppio filo, facciamo delle strisce e ne andiamo a fare così, quindi 1 2 3 4 e 5.
vedete, per 5 volte. Vado a tagliare qui, ok, prendo l'uncinetto, entro qui nella prima catenella, vedete qui c'è la prima catenella che abbiamo fatto, entro, esco fuori tutto il filato così, lo vado a tirare piano piano, ok, e abbiamo fatto l'altra frangia, vedete, ok, prendo una già fatta, prendiamo questa che è già fatta, e la vado a tagliare così. Ok, e la nostra frangia è fatta, vedete? Ok, quindi come abbiamo fatto da questa parte andiamo a fare anche dall'altra parte. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.